Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Ebrei, capitalismo, Max Weber. Vediamo un po' adesso, in questo video, che rapporti ci sono tra la religione e i soldi e la ricchezza. Max Weber fu un grande studioso, un grande sociologo, un grande economista, il quale nel 1904 e il 1905 scrisse un saggio eccezionale intitolato L'etica protestante e lo spirito del capitalismo. In sintesi, in questo saggio egli spiega che nei paesi della Riforma, Svizzera, Olanda, Paesi Bassi, anche Inghilterra, il capitalismo ebbe un grandissimo impulso, mentre questo impulso lo ebbe dopo, molto dopo, nei paesi cristiano-cattolici. Cioè, nei paesi cristiano-protestanti il capitalismo ebbe un grande impulso. E perché? Perché, dice Max Weber, perché i protestanti e anche il Dio dei protestanti è un Dio con inferno e paradiso, come il Dio cattolico. Però, mentre con il Dio cattolico c'è la mediazione della Chiesa che ti assolve, e invece là, nel mondo protestante, non c'è la mediazione della Chiesa, di questa Chiesa potente, il rapporto è diretto fra il fedele e Dio. E secondo i protestanti, secondo i luterani, i calvinisti e via di seguito, ciascuno di noi, quando nasce, è già stato predestinato all'inferno o al paradiso. Cioè, uno nasce e Dio ha già stabilito se poi quando morirà andrà all'inferno o al paradiso, o in paradiso. Allora si sono sempre posti e i protestanti, l'etica protestante, lo spirito, il problema di capire se c'erano dei segni per cui ciascuno di noi poteva capire qual era il disegno divino, cioè se mandarlo all'inferno o al paradiso. E cosa escogitarono? Dissero che se ad uno su questa terra gli affari andavano bene, cioè era fortunato, voleva dire che quello era un segno che Dio lo aveva predestinato al paradiso. Viceversa, se uno era un morto di fame, e quello era un segno che Dio l'aveva predestinato all'inferno. E allora giù tutti a darsi da fare, a produrre capitale, perché più ci si arricchiva e più si era sicuri di andare in paradiso. Ma succede un fatto. Io mi chiedo, come mai Max Weber, invece di scrivere il saggio, invece di intitolare il suo saggio L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, non l'ha invece intitolato in un altro modo, cioè L'etica ebraica e lo spirito del capitalismo? Voi mi dite mai, ma perché cosa c'entrano gli ebrei? Cosa c'entrano? Cari, il patriarcato? Il patriarcato, la proprietà privata è stata inventata dagli ebrei. Il Vecchio Testamento, non l'ho mica inventato io il Vecchio Testamento, il Decalogo è non desiderare la donna d'altri, non desiderare la roba d'altri, la proprietà privata, è già lì, è il Decalogo. E torno a dirvi che queste cose le ho già sostenute in questo romanzo, La stirpe del serpente, dove esamino appunto il passaggio dal matriarcato al patriarcato. Dice, ma solo chi ha inventato il patriarcato può essere abilissimo nel gestire la moneta, il solidum, il solidum è una bella moneta romana, pecunia non olet, una bella moneta romana, e da solidum deriva pure solidarietà. Pensate voi, come si va lontano con gli etimi delle parole. E gli ebrei, in ogni momento geografico e storico, hanno sempre maneggiato i capitali e li hanno maneggiati anche molto, ma molto bene. Ma qual è la differenza fra il Dio ebraico e il Dio cristiano? Il Dio cristiano
Mentre il Dio cristiano, che è tanto buono, ci ha riservato a noi o il paradiso per l'eternità o l'inferno per l'eternità, è tanto buono, è Dio d'amore il Dio cristiano. Invece il Dio ebraico, che è tanto cattivo, non ha fatto né l'inferno né il paradiso, perché il Dio ebraico è un vero Dio, un grande Dio, è un Dio concreto, è un Dio che i suoi fedeli li premia o li castiga già su questa terra. Non gli promette delle fantasie ai suoi fedeli il Dio ebraico. Dice solo così il Dio ebraico, pensate quanto empirismo, quanta concretezza. Se voi vi comportate secondo le mie regole, io vi faccio star bene su questa terra. Se invece voi non vi comportate secondo le mie regole, vi faccio star male. Allora l'inferno e il paradiso per gli ebrei sono già su questa terra. Quindi loro maneggiano i capitali, li maneggiano molto bene perché sono loro che hanno fondato il patriarcato con la proprietà privata, da cui è scaturito poi il capitalismo, perché in fin dei conti il capitalismo altro non è che una ciliegina sulla grande torta patriarcale. Quindi io direi che il lavoro che ha fatto Max Weber, che lui ha lavorato sui protestanti, gli sarebbe riuscito meglio se l'avesse fatto sugli ebrei, sul Vecchio Testamento, sul Decalogo. E si sarebbe spiegato per quale motivo non sono stati i cosi lì, come si chiamano, i protestanti a inventare la proprietà privata, ma l'hanno inventata ai tempi del Vecchio Testamento. Non desiderare la donna d'altri, non desiderare la roba d'altri. E scusatemi, l'ho già detto, c'è anche quel grande ordine primordiale: crescete e moltiplicatevi, che può essere la moltiplicazione degli esseri umani, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma può essere pure la moltiplicazione dei soldi. Ma in fin dei conti non vedete forse che gli ebrei si prendono loro i premi Nobel, se li prendono loro i premi Nobel, i premi Oscar, perché la Fiat non è forse degli Elkan, che sono agnelli? E il mondo è in mano agli ebrei. E beh, sono stati loro a inventare il patriarcato, ma soprattutto hanno un Dio che è migliore del nostro. Molto, molto, molto migliore del nostro è il loro Dio. Lo chiamano un Dio terrificante, però non li destina i suoi fedeli all'inferno per l'eternità. E loro hanno un Dio meraviglioso e quindi si può anche comprendere se hanno tutto questo successo al mondo. Io quasi quasi sono tentato di farmi ebreo. Va bene, cari amici. Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.